Bentornati su Broken Stories, dove parliamo di narrazioni dark immaginifiche, ma questa è la rubrica Broken Metal con Alberto Costa, che vedete qui. Sono tornato. È tornato pur restando a casa sua, perché oggi facciamo questo incontro a distanza, mettiamola così. Non abbiamo litigato, possibile. che Flavio ha da lavorare. Io ho tanto da fare, sono tanto un uomo impegnato e quindi, insomma, per tornare in video con le nostre chiacchierate sul metal abbiamo deciso di ricorrere a questo sistema. Oggi, insomma, corrono quasi quanto? Molto più di un mese, mi pare, dall'ultima volta, quasi 2, quindi recuperiamo un po' di tempo perduto. Sono usciti tanti dischi, forse tu sei stato a qualche concerto, non sono ancora molto... Io no, non sono tanto al corrente, ma che mi dici... Nel mondo del metal? Della tua percezione piuttosto approfondita del mondo del metal, e poi però voglio già annunciare che passeremo dopo a parlare di un genere particolarmente estremo e molto, molto oscuro, cioè il funeral doom. Come se doom non bastasse come significato, funeral doom, facciamo un rafforzativo. Senti, abbiamo finito la nostra cavalcata fatta con diversi video nella storia e nelle opere più rappresentative, a tuo modo di vedere, del black metal. Però da allora sono successe diverse cose nel metal, mi pare, no? Beh, sì, allora, a parte è finito un anno, che non è... Quindi le classifiche... Le classifiche le abbiamo fatte, quest'anno, per esempio, io ho scoperto oggi che non andrò a vedere Messa e Ponte del Diavolo perché sono sold out. Non lo Hiroshima sapevo. Mon Amour hanno fatto il pienone. Bene, e invece sul fronte dei tuoi ascolti metal, che cosa mi dici? Allora, black metal quest'anno sì mi ha accompagnato, ma meno del solito. Io sono sempre più rimasto su sonorità grunge, sporche, un po' di sludge. Il black metal puro mi ha regalato delle soddisfazioni con i Blood of North, con i Ruins of Beverest che usciranno tra poco, ma il mio cuore è a Siletto. Mi stai dicendo che l'ultimo dei Ruins of Beverest non è ancora uscito? Io non ce l'ho. In teoria è uscito, ma... è uscito. Io l'ho ascoltato parecchio. La Van Records ha avuto dei grossi problemi di stampa, quindi chi l'ha preso in vinile o chi l'ha preso in versione particolare non ce l'ha. Ok, io l'ho ascoltato online, tanto, mi piace molto, lo trovo un disco molto equilibrato, non particolarmente black metal, se devo dire. No, perché lui stesso si è spostato verso un doom black con momenti goth. Sì, Si è con un evoluto anche lui. cantato anche goth molto spesso, no? Uno stile canoro così un po' macio, mettiamolo in Ha questo modo. imparato a cantare, come si dice, no? I primi dischi, quando fai black metal, urli come un dannato, poi crescendo impari a cantare, quindi... Ok. Vabbè, su Seattle non ti seguo perché io non sono tanto per il... come si Per chiama i quel grunge, genere lì? vabbè. Il grunge, sì. Quindi Ruins of Beverest a me è piaciuto molto, devo dire. Ma se posso segnalare delle cose che a me sono piaciute, io lo faccio anche. Vai, Ho certo. ascoltato delle cose carine che, guardate, allora, vado subito a recuperare. È uscito un disco di un gruppo che si chiama Hallas. Sì. Gli Hallas, che sono usciti con questo Panorama, che mi sembra un disco molto, molto interessante. Sì, progressive metal, però non particolarmente tecnico. Più che altro così, di derivazione anche un po' settantiana. Sì. Poi è carino il fatto che il pezzo portante, credo, dell'album, che dura più di 20 minuti, che si chiama Above the Continuum, abbia tutti le prime strofe tutte in italiano. Quindi c'è un questo rimando. mi mancava. Sì, le prime strofe sono in italiano, quindi c'è un rimando anche al progressive italiano degli anni 70, che era, insomma, è stato fondamentale, quando ancora la nostra musica non era Una merda. il Depressive Suicidal Festival di Sanremo. Ecco.
Che tra l'altro tra un paio di settimane ce lo becchiamo tutto, finite le Ve lo Olimpiadi beccate tocca a voi, quelli. perché io mi scavo una buca in giardino e mi ci ficco testa in giù, finché non finisce il Festival di Sanremo. Ma a testa in giù per ricordare qualcuno o così? Così, per essere sicuro di che non mi arrivi neanche una nota alle orecchie. Vabbè. E poi sì, Ruins of Everest con questo Temple Shaft mi è piaciuto parecchio, lo ripeto. Che tra Però, l'altro, dica. per quanto tu sia poco religioso, No, niente quel, religioso. quel titolo lì, collegato all'album, ha tutto un senso perché è un concept È un sulle concept. visioni mistiche portate da una Eh. veglia di preghiera pagana lunghissima. Vabbè, ok, ma infatti dal punto di vista folcloristico, antropologico, a me la religione piace molto. Ah, ecco, no, allora siamo Ma sulla sì, stessa linea anche su è questo. un meraviglioso carnevale, è stupendo. Sì. Pensa solo ai preti che si mettono la sottana, si vestono in quel modo strano, è bellissimo. Poi, io Allora, vorrei altra roba. celebrare, no, vorrei dire che mi è piaciuto da impazzire un disco mi sta piacendo, dei Wild Hunt, disco del 2026 che si chiama Aletheia. È un disco di new wave o traditional heavy metal. Sì, ma quello austriaco? E guarda, non mi ricordo, aspetta un po', va. Perché me ne hai mandato uno parecchio bello Sì, che era quello lì, austriaco. Wild Hunt, è Ah, allora sì, stupendissimo. concordo. Sono austriaci per la Jawbreaker Records. Non Sì, ho sì. Ah, beh. trovato, non ho trovato modo di acquistarlo. Me lo ascolto online. Ma probabilmente se la band è piccola e non ha ancora un'etichetta l'hanno fatto uscire su Bandcamp e su YouTube e basta. Ma c'è la label sarebbe Jawbreaker Records. Ok. I Magari non i hanno... rompimascella, Jawbreaker. Dopodiché però non l'ho trovato, magari hanno stampato 100 copie in Austria, però è bellissimo. Andatevelo ad ascoltare sul canale YouTube, per esempio, che si chiama NVOTHM Full Albums, cioè New Wave of Traditional Heavy Metal Full Albums. Segnalo che è uscito sul canale YouTube Season of Mist, è uscito un live degli Alkaloid, che è un altro gruppo progressive metal, concerto incredibile che vale la pena di vedere, magari vi metto qua sotto il link. C'è di mezzo Bach, c'è di mezzo il metal, c'è di mezzo il progressive, c'è di mezzo gente che sa leggere lo spartito. C'è di mezzo le cose belle. Ci sono solo dei musicisti che conoscono la musica, che è una Beh, a cosa non proposito del di tutto uscite di Season of scontata. Mist, dopodomani dovrebbe uscire The Venom Natura dei Ponte del Diavolo. Ah, giusto. Segnaliamo, insomma, andremo a Spero che sia il sentire. titolo giusto, The Venom Natura, mi pare di sì. Sì, mi pare proprio questo. Vabbè, allora, quindi questo è per tenerci un po' al passo. Ora vorremmo affrontare l'argomento Funeral Doom, cioè, insomma, un genere che secondo me riesce a essere ancora in tempi di metal estremo, di black metal satanico, di tematiche profane, di schifezze purulente cantate con spirito goliardico e fin troppo serio, riesce ancora a essere un genere un po' tabù. Più che Secondo me. tabù è impegnativo, perché Sì. una nota ogni 15 minuti non è da tutti. Allora, è l'estremizzazione del Doom, che è quel genere che, se vogliamo, comincia Con questi qua. con questi signori qui. Ecco, allora. E che poi viene portato avanti da altri gruppi che vogliono, insomma, suonare lento, calmo, tipo gente E, tipo gente tipo esatto, loro, i tipo Candlemas, loro. tipo questi qua. Bello quello, Eh, bello quello. eh. E appunto, no, questi gruppi che si rifanno apertamente alla sonorità dei Black Sabbath, però poi Allora, succede una cosa strana, secondo che me non basta loro più. sono
la perfetta unione tra il suono dei Black Sabbath o dei Chi loro? Candlemass con I il Candlemass, death sì. doom inglese svedese degli anni 90. Mhm. Cioè alle atmosfere da Ozzy Osbourne Sì. uniamoci la pesantezza dei primi Catatonia, uniamoci i temi quasi sempre letterari e vagamente romantici dei Paradise Lost o dei My Dying Bride. Mhm. E arriviamo, secondo me, a quello che è il Funeral Doom, che infatti spesso ha tematiche letterarie, se non erro. Cioè, Beh, come un po' tante correnti del metal si rifà anche a correnti letterarie. Allora, per non sbagliare, io vorrei invitare il nostro gentile pubblico, se ne ha voglia, ad approfondire la tematica con questo bellissimo libro pubblicato da Tsunami, che si chiama Il eh suono beh, del dolore, 30 anni di Funeral Doom di Stefano Cavanna. Credo che sia uno dei più grandi esperti mondiali di Funeral Doom. È uno che mi pare genovese, veramente una persona di profondissima cultura su questo libro. Guardate, intanto si presenta molto bene perché è così funereo anche nella impaginazione, pagine nel, nere. sì, nelle grafiche, eccetera. Ed è una carrellata internazionale di un po' tutti i gruppi, dai più famosi ai più misconosciuti, e io solo grazie a questo ho iniziato a farmi un'idea un po' del percorso, che comincia, cioè che diventa ufficialmente Funeral Doom però in Finlandia. Sì, sì, la nascita del genere è in Finlandia, ma come abbiamo detto parlando di Norvegia, è molto facile per gli scandinavi estremizzare un genere musicale perché Attenzione, non vivi in un sono luogo. scandinavi, i finlandesi. Eh? Non sono scandinavi, i Ah, finlandesi. già, giusto. Mi troverò Mika Lutinen che viene a insultarmi sotto casa. Ok, ok, giusto per precisare, perché loro ci tengono. Comunque lassù, in quei posti là, Sì, gli viene molto facile estremizzare la musica, l'arte, perché vivono in un ambiente estremo, come abbiamo detto per la Norvegia, vale anche per loro. sì, penso anch'io. Se la Norvegia ha usato Satana, la Finlandia per il Funeral Doom usa le caverne, probabilmente. Le foreste, Esplorazioni di speleologia. probabilmente sì, e comunque la Finlandia, a quanto spiega anche Cavanna, ha una sua tendenza alla malinconia Beh, sì. che distingue il metal estremo finlandese, in particolare poi naturalmente quando i ritmi rallentano spasmodicamente e dopo diciamo i precursori di tutto, tra cui appunto Cathedral, Candlemas, c'è qualcuno che rallenta e appesantisce il suono a un livello morboso, e sono i primi, considerati i primissimi, diciamo, Questi qua. magnifico. Oh, eccoti qua, con un album Allora, incredibile. sono i Tergoton. Io ce l'ho Ok, in sì, versione sì. CD, Tra che è un l'altro, album. Vogliamo parlarne? sì, è un album come tutti gli album, diciamo, precursori di una corrente immancabile. Cioè, i Tergoton io li conosco da un sacco di anni perché mio zio di Mhm. San Marino ubriaco a una cena di Natale ha deciso di farmi ascoltare Stream from the Heavens. Davvero? Era tipo il Davvero, 2012-2013, è quindi avevo, incredibile. se vabbè, Ok. avevo forse 17-18 anni. Mi fece ascoltare questa lentezza, questa pesantezza, questo muro di suono che ti travolge. Ho detto, zio, ma che cazzo, ma cosa hai bevuto che lo voglio anch'io? No, ecco, e lui mi ha detto, e lui mi ha detto, questo è il Funeral Doom finlandese. Dunque, eh, non è assolutamente un disco, diciamo, famoso solo per essere il primo, anzi, molto bello. Come si dice, Mhm. musicalmente parlando, l'idea è geniale, secondo me. L'atmosfera che si crea è veramente una coltre opprimente di suono e di vibrazioni.
Abbastanza Lovecraftiano Sì, certo. nelle tematiche, e io nel Monolite lì ci vedo anche un po' 2001 Odissea nello spazio. Odissea nello strazio, forse, in questo caso. Odissea nello strazio, questo è il titolo del video. Beh, le tematiche Lovecraftiane sono poi esplicite nella loro prima release, che era una demo, che anticipa appunto il loro primo e ultimo album, perché questo non ha avuto un seguito. Il gruppo poi si è No, c'è sciolto. solo lui. One shot. Per questo è anche abbastanza così leggendario nella sua caducità, secondo me. Tra l'altro ristampato da pochissimo da Peaceville, quindi se lo vuoi in CD o vinile lo trovi facilmente. Esatto, infatti il mio è Peaceville, mentre la prima edizione era della Avantgarde di Milano. Avantgarde Music di Milano, sì. Sì, perché praticamente loro avevano registrato questo primo demo che si intitolava, attenzione, Ftagn Nag Yog Sotot, ok? Questo, ok. C'è proprio un'invocazione Il Lovecraftiana. solitario di Providence applaude. Sì, sì. Poi parte di questa registrazione fu risuonata nel disco, nella registrazione che pubblicò l'Avantgarde nel, cos'era, 92 mi pare. 92, sì. Allora, ne approfitto per dire una cosa per chi Dica, dica. ama il formato fisico. No, era del Peaceville, 94, scusatemi. Era del 92 invece la demo. la Peaceville sta ristampando tutte le vecchie gemme anni 90 del suo catalogo e di Avantgarde Music, quindi tutte quelle cose che da un po' non vediamo in giro. Questo qui, per esempio, mancava da 25 anni sulle mensole. O io sto aspettando i Beyond Dawn norvegesi, una delle prime band di Vikotnik, dei Dodemsgard, per dire. Mm-hmm. Mi Sì. pare, forse dico una stronzata, ma mi Vabbè. pare ci fosse lui nel Nel qual mezzo. caso arriveranno a frotte a punirti. Comunque, cioè, potrebbero tornare dei pezzi che non si vedevano da un po'. Io ne ho approfittato per prendere, oltre ai Tergoton, Serenades in Blood Minor dei Carpathian Full Moon, che è quello che sembra di avere un piatto di spaghetti al pomodoro in copertina, ma non sono Ah, sì, sì, spaghetti. sì, è di nuovo disponibile. Sì, ci ho messo gli occhi sopra, infatti. Sì. Quello non esisteva dal 95, adesso c'è di nuovo. Ok. Beh, allora, questo è un album che praticamente dà i natali al genere Funeral Doom, ufficialmente, secondo la critica e secondo, appunto, l'unico forse libro sistematico sull'argomento mai stampato al mondo, che è questo qua. Guardate la retrocopertina. No, ma dico, ma allora, la registrazione è di quelle che piacciono a te, fa cagare. Sì, ma è giusto. È registrato da, cioè, loro in studio a suonare e Il chiunque microfono li e tutto quanto fuori. al fondo di un imbuto, probabilmente. Tutto imbutato. Però bisogna dire una cosa, fa parte del fascino. In Come questo per caso il, io lo come per il riconosco. black metal. È una scelta stilistica che va a comporre poi come va fatto il genere. Sì, può darsi, anche se comunque ho sentito dischi insomma, di questo genere più recenti, registrati bene, e non è che faccia schifo, l'idea Ma di... più recenti, nel senso Sì, sì, certo. Gli Sì. Ahab sono Ah, del già, è vero, 2008, già. quelli che abbiamo Devo, sentito, no? devo recuperare quel disco che è qua dietro, anche, da mostrare, esatto, esatto. Cavolo, me l'ero dimenticato. Però se Eh, stiamo a quelli della prima ondata, perché anche in questo caso bisogna parlare di prima ondata, sì, sì. il secondo che mi viene in mente è quello che ti sta aspettando qui da Natale. Da Natale, cazzo. Sì, lo so. Mostralo bene, non si vede niente. Fermo lì, fermo, faccelo vedere bene. È il primo album degli Allora, Skepticism. c'è la pellicola perché essendo suo non ho Esatto. voluto aprirlo. Grazie. No, ma il fatto è questo, tanto anche se lo apri, di quella copertina non si capisce niente. Che cos'è? Ah, c'è tipo una fiammella su sfondo nero, ma in No, è, realtà è è un una di oggetto quelle idee del misterioso. cazzo prese da Gothic dei Paradise Lost. Tu sai che cos'è la copertina di Gothic dei Paradise Lost? È la copertina di Gothic dei Paradise Lost? È Non lo una so. fotografia iper Eh. ravvicinata di Mm. un pezzo del chiodo di pelle di Nick Holmes.
Quanto a copertine enigmatiche, possiamo ricordare il secondo album dei Satyricon, che è un'ombra blu. Sì. Ecco, quello lì. È un'ombra blu. Si capisce un cazzo. È un'ombra blu. E allora, quindi, tra va l'altro, bene. io ho fatto vedere il disco, ma non l'ho nominato. Questo qui è Stormcrow Fleet. Degli Skepticism, anche loro finlandesi, che poi forse, come dire, codificano in maniera un po' più solida, definitiva, che cosa vuol dire suonare il Funeral Doom. Perché, sì, diciamo perché che Ergoton fanno grandi cose, però una demo e un album fanno quello e poi spariscono, mentre invece Skepticism, Esoteric e Divoken sono forse il trio delle meraviglie. Sì, esatto. O della disgrazia, non lo so. Sì, della disgrazia, se volete, della tristezza, del funerale. Però vorrei anche ricordare una cosa. Allora, premessa. Il Funeral Doom non è un genere per tutti. Naturale, come tutto ciò che è estremo. Qualcuno dice meglio non ascoltarlo se sei depresso. Io non lo so. Comunque, è vero che è un genere che, sì, parla poi alla fine della caducità della vita, della tomba, della fine che tutti faremo. Vabbè, ma al massimo è un presagio, non è un incitamento. No, non è un incitamento. Però io in realtà lo trovo molto rilassante, quasi sempre. Beh, sì. E Allora, anche spirituale. Ecco. Nelle sue incarnazioni più moderne, come può essere gli Ahab o gli ultimi degli Evoken o i Solemn Day Awaits australiani, Sì. che lasciano un po' perdere quel senso di pesantezza opprimente per aprirsi anche magari a qualche accenno di melodia, allora sì, ti dico anche rilassante e spirituale. Se no è proprio un viaggio nel buio del ventre dell'umano, cioè... Capito? Sì, alcuni dischi sono terrificanti, cioè proprio non lasciano nessuna, cioè ti risucchiano proprio l'ossigeno dalla stanza. Tipo, faccio un Esatto. esempio, è quello che fanno, non si può negare. Tipo, voglio fare un esempio, vediamo se lo trovo, ecco qua, questo qua a me piace molto, però bisogna riconoscere che è terrificante all'ascolto. Non lo vedo. Lo so perché lo mostro adesso. Allora, questo è l'album più Lovecraftiano, in un certo senso, che ultimamente mi è capitato di trovare. Eccolo qua. Okay. Ecco, allora questo si chiama In the Depth of R'lyeh, che è la terra sommersa in cui dorme Cthulhu, che vedete benissimo rappresentato qui. Questo è un disco dei Catacombs, okay, Catacombs. E qua one man band, un signorino piuttosto alienato, direi. Musicista molto ispirato, secondo me. Eccolo qua, guardatelo. Però stiamo parlando di un disco, sì, che ti toglie proprio l'ossigeno. Ma effettivamente ti porta lì, ti porta a R'lyeh. Però invece poi ci sono degli album che, come secondo me gli Skepticism, quelli degli Skepticism, che invece hanno un respiro più spirituale, che sono catartici, sono più catartici. Come dicevamo prima, no? Cambia da gruppo a gruppo, c'è quello più moderno che riesce ad ammorbidirsi e lasciarsi andare anche alla melodia, e quello che invece vuole rimanere buio, claustrofobico e da caverna, ecco. E Però, non lasciarti scampo, sì. però ecco, esattamente come nel black metal, questa, diciamo, esasperazione del suono. Allora, il black Mm-hmm. metal in certi momenti sembra voler velocizzare, incattivire, imbruttire, no? Invece il Funeral Doom è secondo me è il genere ancora più contro il mondo moderno che esista. Perché? Perché Antimodernista. perché tutto deve essere veloce, tutto deve essere chiaro, loro sono lenti, ti fanno 2 note in 20 minuti ed è figo così. Sì, sono d'accordo, è la cosa più antimoderna che esista effettivamente dal punto di vista musicale. Per esempio, considera che quanto ho sentito su Spotify si guadagna in base al numero di tue canzoni che sono suonate fino in fondo, ascoltate fino in fondo. Ma se una canzone dura
20 minuti, è chiaro che sono pochi quelli che arrivano fino in fondo, o comunque anche se li ascoltano, tu guadagni pochissimo, quindi... Sì, allora direi che se un artista fa Funeral Doom e pensa di vivere con Spotify No. è già andato dal culo prima di iniziare. Certo, no, questi sono proprio i nostri paladini dell'anticommerciale al massimo. Voglio mostrare che, allora, un giorno quando ci riusciremo a rivedere e tu finalmente metterò le mani sul regalo che mi hai fatto e ti ringrazio, questo, cioè il primo degli Skepticism, mentre questo è l'ultimo, che ho Quello è acquistato. uscito quest'anno, cioè l'anno scorso. Va bene, e quindi bellissimi album che hanno questa caratteristica. C'è tanto organo a canne, o comunque, Sì, insomma, sì. che richiama Le quella sonorità tastiere, lì, tastiere, e non c'è il basso. Perché che è già tutto viene... abbastanza basso e quindi... Sì, sì. Diciamo che a volte sono le chitarre sono usate come basso, a volte in alcuni gruppi, le note sono talmente basse, gli accordi ribassati. E poi magari c'è tanto sintetizzatore o comunque organo, e nel Funeral Doom ho notato che questi sono molto presenti. A me Il una Funeral caratteristica che Doom mi piace. poi si presta molto bene come influenza per gli altri generi, nel senso che i gruppi che riescono a mischiare, cioè il cugino perfetto è il black metal. Perché se tu, Cosa vuol quando tu dire cugino riesci a perfetto? mischiare Funeral Doom e black metal, vengono fuori dei dischi che fanno veramente paura. È più Eh, frequente la commistione con il death metal, soprattutto nel cantato. allora E sì, il growl. perché come ti dicevo all'inizio, le radici vanno nel Doom Death inglese o svedese degli anni 90. Poi però negli Stati Uniti c'è stato questo signor McEntee degli Incantation Mhm. che ha dato un altro tipo di impostazione al Death Doom. Oddio, per gli Incantation un po' meno, cioè non è visto come lentezza romantica, ok, è proprio solo ti porto nelle profondità del male un po' più lentamente di quello che fa il death normale o il black metal. Sì. Gli incantation sono l'altra parte dell'influenza per la nascita del Funeral Doom. Se da una parte ci sono i Paradise Lost, dall'altra parte ci sono gli incantation. Un po' come dire la parte sana e la parte indiavolata, no? Ecco. Ok, ok. Satana nel Funeral Doom ci arriva perché alla gente piacevano sia i Paradise Lost che gli incantation. Comunque è più mi sembra più frequente Cthulhu che Satana, se devo dire la verità, Sì, nelle vero? tematiche. Io con il fatto che ci sono tanti sintetizzatori, organi, sonorità, ci sento a volte anche un richiamo al prog, che a me non dispiace affatto. Per esempio, un album che mi piace tantissimo è quello dei Shape of Despair, Monotony Fields. Esatto. Ed è anche uno Monotony dei Fields primi dischi Funeral Doom che ho preso, che ho Monotony sentito. Fields è molto romantico, lirico, anche insomma melodico, perché comunque ci sta anche la melodia. E poi mi piace molto quello che fanno gli Ahab o Beh, Ahab, che sono tedeschi e sono fissati con il mare. Tutti i loro album hanno a che fare con il mare, come dice insomma il nome Ahab, che è il capitano Ahab di Moby Dick, per cui 20.000 leghe sotto i mari, Moby Dick, e qui l'avevo anche già mostrato, invece si rifanno alla narrativa di William Hope Hodgson. Ecco, anche loro sì. sanno essere pesantissimi, però sanno anche aprire degli squarci più melodici, più... Io ho dei gran bei ricordi di Monotony Fields, Mm. della traccia di apertura di, mi pare sia Reaching the Innermost, uno dei pezzi Funeral Doom più belli che io conosca. È bellissimo, ti fa volare veramente al settimo cielo, ma in senso proprio quasi religioso. Cioè, e poi ci sentirai sicuramente dentro anche tantissimo dei Pink Floyd. Beh, sì. Ecco. Cioè, ce l'hai lì per caso?
No, no, quello no. Ah, Stavo cercando no. un altro, una chicca, diciamo, sempre Okay. in argomento, Quello mi che sento di consigliarlo anche come disco per chi non è proprio tanto come non primo ha voglia di approccio. sì, come primo approccio, chi non ha voglia di proprio di andare nelle profondità dell'inferno subito. Perché sì, io ci sento molto i Pink Floyd anche. Veramente fantastico. Ma quello è proprio un lavoro già maturo, c'è tutto dentro Monotony Fields, almeno per i ricordi che ho io, è un po' che non lo ascolto. Lo ricordo come un disco, sì, Funeral Doom, ma dove non senti il peso, no? Cioè, No, è infatti. talmente bello il suono, il posto dove ti portano, che ti dimentichi quasi la pesantezza e dici, ah, che bel disco. Non è una fatica ascoltarlo, mentre invece ci sono dei dischi Funeral Doom come potrebbe essere Antithesis of Light degli Evoken, che devi proprio aver voglia di Infatti. farti del male per sentirlo. Sì, i newyorkesi Evoken sanno essere, proprio sepolcrali, si vede fin dalla copertina. Quello Ehm, anche potrebbe essere una rievocazione Lovecraftiana, volendo. sì, poi gli Evoken prendono il loro nome da una canzone dei Tergoton, quindi insomma il filo Lovecraftiano c'è. Ehm, tra l'altro è uscito, cos'era, all'inizio del 2026 quando è uscito l'ultimo degli Evoken? O la fine del Fine 2025? 25, che Fine è molto 25, bello l'ultimo Evoken. infatti. Molto, molto bello. Un alt Per molti è finito in top 10. Io, come ho già detto l'altra volta, la top 10 l'ho fatta un po' così. E mi sono dimenticato un sacco di cose, tra cui quello. invece è uscito nel 2026, ma proprio all'inizio, mi sembra, c'è un disco degli Oromet, The Sinking Isle, che consiglio di ascoltare. Mi Davvero un manca gran bel disco. proprio, mai sentito. Merita, una bellissima uscita a Funeral Doom. Forse è un po' più facile seguire le nuove uscite di questo genere di ultra nicchia, perché ce ne sono meno che nel black metal, credo. Perché sono un po' più lenti anche nell'uscire. Sì, ma vendono così poco 'sti dischi che non è che hanno tutta 'sta premura di uscire e fare soldoni, diciamo la verità. Però apprezzo moltissimo. È una possibilità di ascolto non banale, appunto, no, che Ma io viene offerto dal metal. so che c'è un ascoltatore qui Mh-mh. di Broken Stories e di Broken Metal che col Funeral Doom ci scrive. Sì, a chi ti riferisci esattamente? Stefano, Cucinotta. Ah, ecco. Beh, io ci leggo, per esempio. Spesso ci leggo. Provate ad ascoltare il Funeral Doom con storie dell'orrore Lovecraftiano. Eh beh, quello Possibile. sì, ma è la colonna sonora fatta apposta, è il sogno del Altrettanto. bambino nerd. Pensa te una musica così mentre leggo di Cthulhu e Yog-Sothoth, Sì. che figata. L'hanno fatto. Oppure un'altra possibilità, diciamo, di sperimentazione psichedelica, che mi sento di consigliare, è quella di proprio di mettersi in cuffia un disco, spegnere tutte le luci, sdraiarsi e ascoltare. Per esempio, ha un effetto su di me psichedelico al massimo l'album dei Tergoton. Ah beh. Mi fa fare dei viaggi allucinanti, mi sembra di assumere della droga. Cos'è? Io quel tipo Malsana. di viaggio lì l'ho fatto prima di farti la recensione di Paradise Lost. Sì, è una cosa che Tutto spento, una candelina e poi via sì, il disco. è così. Funziona molto. Io non sono proprio un esperto di questo genere. Non è che mi Eh, senta in vena di presentare chissà quante band. Mi raccomando, semplicemente, se uno vuole approfondire, la ma io fonte allora primaria, questo libro. ho ancora un paio di cosette qua, più che altro da maestro, nel senso sai, questa vocazione Spara. di portare un po' a scuola la gente ce l'ho. Ok. Quindi, se non siete partiti dai Black Sabbath, male malissimo. Però qui ci sono Mhm. un po' di dischi da avvicinamento, ecco, un po' come dire, se vi piacciono questi che sono più leggeri, che sono comunque già su quella linea lì, che sono gli antenati, poi dopo col Funeral Doom vi divertite. Allora, uno Vai. è
Turn Loose the Swans dei My Dying Bride, dovrebbe essere il secondo disco di inizio anni 90. Allora, qui comincia a esserci quella sensazione di malinconia perenne. Aaron Saintrop, il cantante, è bravissimo nel farti sentire ogni verso, ogni suono nell'anima. Io l'ho visto live con My Dying Bride e lui 3/4 delle canzoni che canta non le canta, le piange. Proprio lutto pieno. Esatto, poi si inginocchia sul palco, si rotola, sta male, quindi suona da Dio. Canta da Dio. Allora, lui, in My Dying Bride, con questo qui e con poi il suo successore di Angel and the Dark River, quello con il braccio bianco, sono i due più famosi dei My Dying Bride. Poi My Dying Bride, ok. Pentecost 3 degli Anatema. Ok. Sempre per iniziare ad entrare nel mood. Non sono ovviamente dischi Funeral Doom, ma sono i genitori, come dicevo prima, no? Sì, sono Io un po' sono goth, convinto no? che tu non puoi partire dagli Iron Maiden e finire agli Evoken senza avere un passaggio intermedio. Ovvio che ti farà cagare se salti le tappe, no? Sì. Quindi per chi non è avvezzo, consiglio prima un passaggio da queste parti, ecco. Ok. Io invece degli E Anatema poi avevo acquistato degli album nei primi anni 2000. Uno che mi piaceva molto era Fine Day to Exit, però siamo già nella fase ok, dove quasi... loro hanno un po' cambiato il genere, sì. Sì, era un po' più un rock pop per certi versi. Eh, come Mm. loro sanno che col Death Doom i soldi non li fai e quindi... No, no, certo. No, Adesso però vabbè, sono anche diventati in realtà gli proprio Anatema sono uno inascoltabili. di quei pochi gruppi che anche quando hanno cambiato sound ammorbidendosi, anche i Catatonia, ma i Catatonia piacciono meno perché mi piacevano di più prima, nel senso, quando c'è un cambio stilistico così grande, se la band l'ho amata, tendo a non seguirli dopo perché dico no, io voglio che tu continui a fare quelle cose là che mi piacevano tanto, lo so, è chiusura mentale, come Sì. volete, però Sì. gli Anatema riesco ancora a seguirli perché fin da Serenades e da Silent Enigma non sono mai stati duri e puri, ma anche i Paradise Lost hanno fatto poi quello che gli parevano. Quindi è un genere quello che si presta ai cambi. Il problema dei Catatonia qual è? È che il primo, Dance of December Souls, era talmente bello che io avrei voluto una discografia fatta di quello. Ma lo sai che la sofferenza umana deriva dall'impermanenza. Tu vorresti sempre quello che ti piace in eterno e non si può avere. E tra l'altro ti vedo un po' male No. negli ultimi minuti, Ecco, una speriamo. cosa che mi piacerebbe... Cosa? No, ti vedo un po' male, ma non ti Cosa hai preoccupare. detto? Non mi senti? Ah, ma no, io non ho cambiato niente. Lo Sì, so, ma non importa, vabbè, io speriamo che poi sia... non ho toccato niente, sono anche lontano dal computer. Lo so, lo so. Allora, parlando di cose che mi piaceranno per sempre, Sì? beh, una è questa, Cos'è? che è When All the Lothers Are Gone dei DeLorean. I DeLorean Ok. sono un gruppo... Puoi ripetere Si il titolo vede? piano piano? When all the love... Ah! When All the All the left, Lothers Are Gone. laughter, sì, non so le risate. Quando tutte le risate sono andate. Quindi Laughter. quando torna quella tristezza da fine della festa, no? Quello spleen alla Baudelaire. No, comunque, questo è un disco chicca proprio, cioè non si trova mai più. Non si trovava perché è uscito quest'anno la ristampa in vinile. Mhm. Quello che avete visto qui è ancora originale della Wounded Love di metà anni 90. Massimo rispetto. Wounded Love, etichetta italiana, Ah. che ha fatto dei gran lavori, che poi è diventata Avantgarde Music. Infatti, no, mi pareva. Ok, ok. Allora, questo disco qui è proprio, secondo me, l'anello mancante tra Doom, Death Mhm. Doom e Funeral Doom. È proprio quello che unisce tutti i filoni.
e lo fa Okay, benissimo. E lo okay, fa quindi nel modo migliore possibile. Allora, molto belli anche, i 2 dopo, ma questo un po' perché è il primo è sempre più figo secondo una certa mentalità, mh-mh, sì. e un po' perché è l'unico che son riuscito ad avere, originale e non tipo piratato online. Questo qui è veramente, secondo me, il loro capolavoro. Mhmm, Spero Di di dove trovare sono? anche come? Di dove sono, ti ricordi per Dovrebbero caso? Dove essere finlandesi. okay, okay. Perché quando c'è da insomma, parlare da suonare il lutto, i finlandesi vanno alla Sì, ma grandissima. adesso qui non ne abbiam parlato, ma di band appunto sul crinale del Death Doom verso il funeral da quelle parti è pieno. Ma io vorrei dire una cosa. Effettivamente stavo ragionando, no, sul fatto che noi italiani, se si parla della morte, dei funerali, la prima cosa che facciamo è scongiuri, toccarci le palle. Quindi figurati la musica, chi è che ha voglia di ascoltarsi un disco che parla della muerte, dei funerali, della sepoltura? Però, cacchio, io adoro il fatto che si possa addirittura fare musica su questi temi tabù. Mi piace, è proprio questa distanza antropologica, culturale, se vuoi, tra noi che cantiamo magari cose Sanremo. più solari, ma poi neanche tanto, perché a Sanremo piangono tutto il tempo, perché si sono lasciati col fidanzato, la fidanzata e piangono tutto il tempo. Invece almeno i finlandesi non neanche piangono, sono così ieratici mentre dicono che ti Morire è annunciano bello. e ti parlano di un bel funeralone e che la morte prima o poi ha la meglio su tutti, eccetera. Uno che su questo tema c'ha fatto la carriera è proprio My Dying Bride. Sì, ma Cioè, sì, mia tutti moglie questi morente, fai te. sì, esatto, esatto, voglio dire, perché no? Memento mori. Seneca ci ha raccontato, ci ha scritto delle opere che ancora oggi sono di grande ispirazione, De brevitate vite. Insomma, bisogna bisogna che anche quando ogni tanto ci mettiamo su un disco che ci ricorda che dobbiamo predisporci, soprattutto io che vado ormai con la mia barba bianca verso il declino, fisico e cognitivo, sempre più mi devo mettere su questi dischi e rallegrarmi del fatto che prima o poi le fredde spire di Madame Morte mi avvolgeranno, no? Gandalf dice che la morte è soltanto un'altra via e dobbiamo prenderla tutti. Sì, prenderla in particolare di dietro, però è il destino di ciascuno, quindi è inutile che combattiamo ascoltando il reggaeton. Si va giù di Funeral Doom e ci si rassegna allegramente, no? Ah, ti prepari, il Ah. reggaeton è l'illusione della vita, della vita felice, cazzo. Cioè, io ho apprezzato che Bad Bunny abbia fatto fare una figura di merda a Trump e a tutta la sua congrega di pazzi con Ma questo quello halftime show. assolutamente. Però la musica di Bad Bunny è proprio l'illusione della vita eterna, che dobbiamo assolutamente accantonare. L'unico modo in cui arriverei alla vita eterna volentieri è con il Eh. ritrovamento del Graal e tutta quella storia lì. Quello Sì, sarebbe bello. sì, esatto, cose così. Ma se no, tanto vale che ci ascoltiamo ogni tanto un disco che ci ricordi che prima o poi ci ricomporremo, e saremo polvere ed è Beh, bellissimo. per quello c'è anche il Brutal Death, però, eh. Sì, sì, però Per quella è gli più una morte violen squartamenti, le ma, quella è più decomposizioni. è una morte da cronaca nera che francamente non aspiro ad ottenere. Ah, Mentre tu invece que pensi più a quello che trovano, tipo mummificato sulla poltrona col libro in mano? è una pipa tra i denti. Del teschio, bellissimo, sì, mi piace. Più così, ecco, oppure nella pace, sotto una coltre di non so, di coperte, tranquillamente. Comunque, cioè, il tema della morte non vedo perché debba essere ignorato, soprattutto se leggiamo storie dark e immaginifiche, voglio dire, no? Quindi a me mi piace ogni tanto mettermi su un disco di questi che proprio suonano il mio funerale, ecco, in anticipo. Lasciami la tracklist che vuoi, se nel caso dovessi sopravviverti te li faccio partire. Secondo me questa è una cosa importante da fare nella vita, la tracklist per il proprio funerale.
Anch'io voglio mostrare qualche... Hai finito con i dischi che vuoi consigliare? Qualche altro? Perché Sì, anch'io ho ne ho finito. qualcuno. Cioè, nel Ok. resto sono i Black Sabbath, ma se non conosci i Black Sabbath io ci posso fare poco. No, infatti, cioè, ti veniamo a prendere a casa direttamente. Allora, vorrei anche io segnalare qualcosa che mi è piaciuto ascoltare in CD, non di Funeral Doom, ma comunque di Doom molto granitico, Mhm. molto pesante. E mi riferisco alle edizioni che tu conosci, no? Queste qua. Ah, sì. Mm? Che si chiamano Psych Sound, com'è già che si Heavy chiamano? Psych Sound. Heavy Psych Sounds. Ecco, grazie, perché come vedi la mia memoria ormai è già andata, è già morta lei. Heavy Psych Sounds, che è una etichetta italiana, come l'Avantgarde che abbiamo menzionato, e quindi fa anche piacere portare all'attenzione il fatto che abbiamo delle etichette fantastiche nei generi un po' più estremi, un po' più periferici. E allora, i Sardi 1782 con From the Graveyard. Mi pare che abbiano fatto proprio un bel lavoretto. E poi guarda che copertina. Capro Sabbatiana. vince sempre. E poi anche questi invece, che non mi ricordo da dove vengano, ma mi pare che siano americani. Guardate che bello. End Time, che è invece una copertina totalmente cinematografica e carpenteriana. Sì, sa di film anni 80 malissimo. Carpenter, a tutto spiano. Guardate che roba. VHS, rimandi espliciti a Essi vivono, il film di Carpenter. Mhm. Questa etichetta partorisce questi dischi che hanno veramente delle copertine molto Doom. Guardate questa. Questo Così sì, crepa. l'avevamo anche sentito assieme questo. Sì, sì, sì. E quindi, beh, insomma, questi, Beh, volevo segnalarvi questi. quello Dimmi. dell'Heavy Psych però è il mondo dello stoner più che del È più Doom. stoner, però tanto tanto Doom, sì, Doom stoner, o comunque retro rock. Sì, Il allora, retro lì è rock, proprio, ci piacciono i Black Sabbath e non ci vergogniamo a dirlo, e anzi, più no, ci somigliamo, più siamo contenti. Cioè, esatto, più siamo cloni, più non ci sono vergogniamo. partiti, sono partiti gli Electric Wizard con i loro primi dischi e hanno dato via a questo insieme pullulante di band che dicono quanto è fico Tony Iommi. Dovremmo dirlo tutti almeno una volta al giorno, quanto è fico Tony Iommi. Ma comunque gli Electric Wizard sono ufficialmente anche tra gli ispiratori del Funeral Doom, quindi ci sta questo nesso. Sì, sì, certo, un disco come Doptron qualcosa ha lasciato. Sì, sì, sì. Lento, rancoroso, pesante, suoni Un po' molto di odore di saturi. erba. Beh, un pochino, un pochino. E quindi niente, volevo segnalarvi la possibilità di andare a scandagliare anche il catalogo della Heavy Psych Sounds, perché ci sono dentro delle cose pazzesche, tipo anche, beh, questo, Big Scenic Nowhere, che questo The Long Tomorrow è un disco per me favoloso, favoloso. Ce ne sono tanti, gli Sleepwolf meritano anche, insomma, però inutile che adesso ci perdiamo. Volevamo parlarvi di questi dischi un po' più lenti, pesanti, in particolare nel Funeral Doom poi si raggiungono delle vette di, insomma, un po' di angoscia, se volete, ogni tanto. Ma guarda, ehm, a differenza di quello che può essere il DSBM, Depressive Suicidal Black Metal, io non ho mai trovato un disco Funeral Doom angosciante. No, ma infatti a me non piace il DSBM, quella roba lì, perché lo trovo veramente molto urticante. E Invece, anche lì ci sono dei bei dischi, per esempio qualcosa di anche lì, Shining sarebbe obbligatorio da aver ascoltato almeno una volta nella vita. Poi magari vai a cagare, ma almeno una volta devi averlo sentito. Eh, va bene. Però il tipo di sensazione che ti lasciano, per quanto anche il Funeral Doom dovrebbe essere abbastanza deprimente e infero, A volte lo è. mh, sono diverse, sono molto diverse, mentre
cioè, è la differenza tra l'introspezione e la disperazione. Esatto. Tra ho un problema, mi guardo dentro, cerco nelle profondità, ho un problema, urlo e bestemmio. Cioè, sono più o meno quello. Esatto, esatto. Quindi c'è diciamo che c'è un coraggio, uno spirito ancora paradossalmente di vita nel Funeral Doom. Anche di fronte all'estremo comunque si tiene un po' la schiena dritta e si canta e si suona il Io dolore, lo ma vedo proprio senza come cedere. un'esplorazione delle profondità, no? Quando parli di Funeral Doom. Cioè, Sì, tu sei, come dicevo all'inizio, con la piletta in fronte dentro una caverna e continui a scendere, continui a scendere, continui a scendere. sì. Poi ti può capitare di rimanere incastrato lì e non uscire più, come quello americano che è rimasto a testa in giù in un cunicolo e l'hanno lasciato lì. Sì. Però è raro. Sì, è raro, è raro. Quindi, vabbè, magari siete già appassionati di questo genere, oppure avete voglia di andare ad ascoltare alcune delle uscite discografiche che vi abbiamo segnalato, o ce ne volete voi segnalare altre Ah, qua sotto nei sicuramente abbiamo commenti. dimenticato qualcosa, No, ma perché sicuro. non siamo... Io soprattutto non sono un esperto, sono un curioso, sono un esploratore di sonorità e di dischi suonati da persone che non pensano solo alle vendite, ma pensano più all'espressione artistica. E nel Funeral Doom, come in altri generi che abbiamo qui esplorato, di espressione artistica ne trovi tanta, perché bisogna essere Sì, soltanto lì. ecco, diciamo che nel metal estremo, ma anche non estremo, è uno degli ultimi posti dove l'espressione è veramente libera. Sì, Cioè, esatto. musicalmente parlando, quando suoni metal non hai vincoli, non hai niente. Primo perché, essendo ancora, purtroppo o per fortuna, una nicchia, nessuno viene a guardare cosa fai e come lo fai. Mhm. Sì, E, e secondo perché comunque, cioè, abbiamo bisogno di un luogo dove esprimere anche le cose più infere, no? Più interne, più cattive, più animalesche. E il metal voglio, serve a questo. voglio mostrare a te e a tutti coloro che ci stanno guardando una rappresentazione artistica, pittorica, secondo me, perfetta del Funeral Doom. Un attimo solo. Allora, questo quadro si intitola Abbazia nel Querceto ed è di Caspar David Friedrich, che tu conosci bene. Eccolo qua. Questo per me è il Funeral Doom. Sì, sì, Si vede sì. bene? Guardate che roba. Ed mi pare sia stato anche usato per qualche copertina, quel quadro lì. Sicuramente. Questa luce soffusa, le rovine di un'abbazia e poi sotto gli alberi rachitici, Inverno scheletrici. freddo. In basso si intravede a malapena, c'è un funerale. Sono dei monaci che stanno entrando tra le rovine portando una Praticamente lì, processione. se tu zoomi, esce fuori la copertina di Secret of Black Hearts dei Dark Funeral. Esatto. E questo comunque nel libro che segnalo, un altro libro, voi sapete che io voglio sempre parlare di libri, che è questo eccezionale, Il libro delle ombre. È bellissimo quello. Questo ti Lo farà... voglio, Flavio. Questa è una raccolta enorme, puoi vedere, di opere romantiche, Mhm. soprattutto romantiche, Ok, a ok. tema ombre, oscurità. E quindi Friedrich è ampiamente rappresentato. Meraviglioso. Ok, questo era... Bellissimo. Ti piacerà. Vi metto il link qua sotto per acquistarlo, anche a te naturalmente, perché se lo acquistate da questo link sostenete Broken Stories con un contributo che non vi costa niente. Mettiamola così. Cioè, non è un Questo era... sovrapprezzo. No, non c'è nessun sovrapprezzo. No. Quindi, ragazzi e ragazze, oggi volevamo parlarvi di questo nostro piacere nell'ascolto di sonorità veramente, sì, funeree, però in qualche modo hanno anche la capacità di rilassare, di sollevare, sempre se si è in vena, naturalmente. Se invece vi fanno l'effetto opposto, lasciate stare, se non vi piacciono non c'è nessun problema. No, certo.
Per oggi mi sembra che sia tutto. È tutto, io sono a posto. Ok, quindi vi salutiamo. Alberto, tu resta pure qui mentre salutiamo tutti, poi noi ci salutiamo ancora dietro le quinte 5 minuti dopo. Ciao a tutti da Flavio Troisi. Ciao, ed e Alberto Alberto Costa. Costa. Alla prossima su Broken Metal, rubrica di Broken Stories. Ciao. Forza Sara.